Fayal con la nave. Su una vera nave portoghese. Oh, che bella. Di tutta la gente che è scesa dalla nave, ovviamente l'unico che si fa a piedi sono io. Ed eccoci arrivati nel mio appartamento a Horta, Fayal, la nuova isola. Domani faremo un video magari dell'appartamento. Buonanotte. Bentornati alle Azzorre, giorno numero 3. Siamo a Horta, la capitale di Fayal. Breve tour prima di iniziare un giretto sull'isola. Guardate che spettacolo la mia camera. Breve tour della casa, per dire. Allora, questa è la sala con cucina. E qui abbiamo il balcone con vista mare. Oh, ovviamente TV schermo piatto. Proseguiamo il giro veloce. Abbiamo qui un corridoio, los bagnos, molto grande per lo standard, insomma, una doccia e tutto quello che serve, e infine camera da letto, molto big devo dire, con specchio. Adesso ho abbassato tutte le finestre e ho già sporcato tutto. Voilà, con un mega armadio, non male. Che vento! Il Portos e la City. Qui c'è una specie di forte, il forte di Horta, e qui c'è l'ingresso, ma così a naso, sembra chiuso. Ah, ma è un ristorante. Questa è la zona della marina con i suoi murales. Comunque qua la gente sembra più selvaggia, cioè sembrano i marinai, quelli delle isole di ferro. Hanno quasi paura. Poi saranno bravissimi, però la sensazione non esprimono molta sicurezza. Alcuni sembrano proprio tipo degli ex pirati, gente da strada, boh. Però, ripeto, sarà solo un'impressione, sto girando in maniera un po' random. Un albero gigante, una super church, wow. Mi sono fatto spiegare le istruzioni per andare al Monte Guiglia, dove devo andare, ma parlava solo portoghese e non ci ho capito un cacchio. La stradina è proprio carina, non mi aspettavo si dovesse girare solo a destra. Oh, la playa, che bella! Ad esempio, quello lì fermo, seduto lì, che cacchio fa? Sarà drughe o cosa? O sta pescando e non vedo la canna? Comunque è bel panorama. Oh, finalmente una spiaggia degna del nome spiaggia. Peccato per il vento. Che cosa vorrà mai dire? Pericolo di Sassengi. L'estate questa spiaggia deve essere niente male. Inizia la salita per il Monte Guia. Non si capisce. E questo cosa serve? Iniziamo il tour, bella scalinata, yeah. Se non faccio i trecchi non sono contento, Primo punto panoramico. Solite stradine, e comunque ben segnate le strade. Si va a sinistra, si sale. Ahimè, belle queste strade, ma molto faticose. Uff, l'ultimo metros. Siamo quasi arrivati. Ovviamente è chiusa la chiesa. Bellissimo punto panoramico, forse la città si vede meglio dall'altra collinetta lì, ma ormai. Oh no, non riesco a fermarmi. Qui c'è il percorso per le bici. Una strana strada. Con tutte queste antenne ho sospetto che non si possa volare col drone. Così, Wow, bel panorama. Forse si scende anche, ma non so se è il caso. Che bel posto. Ok, scendiamo da sto percorso diverso che fa un po' male perché è molto inscalenatas. Oh, occhio a non cadere. Non è che sia al massimo come discesa. Che stradina, discesina. Che cosa vorrà mai dire questo cartello? Andiamo a vedere, sono curioso. Oh, lo burrones. Queste cadi sono cacchi, Oh, ok, torniamo sul percorso principale prima che precipito giù. Che barriera di bambù. Quanto manca? Un bel giretto. Questa è la seconda città della seconda isola in cui trovo la collinetta per vedere il panorama. E ci
sarà anche nella terza, incredibile, magari le progettano tutte così. Ok, escursione finita, niente male, niente male. Adesso torniamo in città. Drone time. Speriamo di non fare dannis, come al solito. No azul do Faial eu vou flutuar. Montanhas e mar me fazem sonhar. Caminho na praia, sinto o vento. É paraíso em cada momento. As hortênsias ao vento a dançar. Na caldeira o céu parece tocar. Cores vibrantes em cada olhar. Faial é sonho pra sempre ficar. Ilha mágica cheia de luz. Entre flores e ondas mi seduz. Ed eccolo qua che è tornato il mio prode drone. Oh, mi viene addosso. Facciamo un giro randomi in queste vie. Luis Carlos de Comotta. Che bel castello Mirandello. Bel panorama da qua. Un altro bellissimo castellino. Ma quella roccia a punta in mezzo al mare, se uno non la vede ci va addosso con la nave. Questa che sembra una casa in realtà è una chiesa. Strano stranino. Ma questo è un super albero e là sopra la torre di controllo. Questa zona è ricca di murales, molto tipiche queste strade, ma troppo traffico. Ma che bello sto palazzo verso il centro storico. Wow, che super chiesa chiusa. Sento uno strano rumore. Questo mastodontico palazzo, qu'est-ce que c'est? Questo è il museo praticamente, mai chiuso. Correios, forse la posta. Velocissima via. Questa è una specie di mercato, ma sembra un po' chiuso. Ultima tappa di oggi, i giardini di Piazza della Repubblica, con un albero mostruosamente enorme. Associazione Umanitaria Bomberos Voluntarios. E che cos'è? Scuola primaria e palazzi colorati. E dice la torre. Ecco la torre. Wow. Si vedrà tutta? Spero di sì. Un teatro. Là in fondo a Pico, dove andrò domani. Bene, dalla torre direi che finisce il video di oggi, credo. Ci si becca domani? Oggi si va in macchina, attenzione, andiamo al vulcano. Eccoci arrivati a destinazione. Non c'è nessuno! Strano che non c'è nessuno. As hortênsias ao vento a dançar. Na caldeira o céu parece tocar. Cores vibrantes em cada olhar. Faial é sonho pra sempre ficar. Ilha mágica cheia de luz. Entre flores e ondas me seduz. Siamo dentro il faro. Qui si vola, praticamente siamo alla zona del vulcano, anche nota come zona dei 10 vulcani se non ho capito male, e là in fondo c'è solo la mia macchina, sono l'unico turistas. Wow, tutto per me. Ma attenzione, classico cartello dove indica le varie destinazioni del mondo e la loro distanza. Chissà se c'è il buco là in mezzo, ma non credo che riuscirò ad andarci. Paesaggio lunare, esci. O quasi. Le Canarie ho visto paesaggi migliori però, Comunque ci sta. E comunque piove, cacchio. Poi ti fa st'acqua all'improvviso che ti bagna tutto. Attenzione. Cacchio di pioggia.
Sarà che è il primo dell'anno e che alle Zorre è fuori stagione, che non c'è nessuno. Ma bellissime queste piante. Che bei colori. La faccia della vegetazione. Allora, in questo tour mi perderò la caldeira, credo, perché il tempo è però troppo brutto. Però anche sto trekking non è male. Vedo che il nord è di qua. C'è la torretta di osservazione, wow! Scommetto che si può entrare. Sì. Un tempo qua ci facevano la guerra. C'è anche la... Oh. Certo, fare il color rosso non è il massimo. Vegetazione si fa fitta. Sento protetto da queste foglie. Ma sto spiazzo è bellissimo. Ci potrei costruire una casa e viverci. Maledetto navigatore. Oh là là. Quanto manca? Infatti così sta salitina, Allora, se si volesse fare il giro completo sarebbe di qua. È una salita a dir poco mostruosa. Quindi passerò con becco d'accanto, una grotta. Oh, che emozione. Ma qui sembra che devo proprio entrare. Molto strano. Siamo sicuri? Non c'è nessuno? Perché la luce è qua, che faccio? È molto piccola. Macaco in mano. No, può essere che devo passare di qua. Oh sì. Oh, che stalattiti. Comunque è bella sta grotta. E di qua? L'uscita. Il segnale GPS è debole. Le indicazioni potrebbero Dai, essere non zitto. accurate. Eh no, a quanto pare devo fare sta salita. Cioè, non so se si vede la scalinata, Quella è la collinetta dove c'era la grotta dove ero prima. Vedi lo spaesaggio. Ci sarà un bel panorama, Scalinata sostanzialmente finita, ma la nebbia ci circonda e non si vede un cacchio. Che sbattis. Che fatica. Ma la potenza della natura ha fatto cadere anche lo scartello. Bello sto giro, ma non si vede un cacchio. Siamo tutti protetti dalle piante. E appena c'è un panorama c'è la nebbia. Oh. La valle della nebbia. Praticamente si fa questo giro di questa specie di cono e poi si torna indietro. Anche se, come diceva, non si vede molto, poco o niente. Ah, comunque rettifico, la torretta che abbiamo visto all'inizio non era una torre d'avvistamento per la guerra, ma per le balene. Ma questi fanno casino. Si torna al parcheggio dove c'è solo la mia macchina. Dentro la mia bella macchinina. Come ogni isola che si rispetti, anche questo è il suo miraduro. Questa è il miraduro da Ribeira das Cabras. La Cabras. E si vede poco però, cacchio. Ci fai il miraduro e ci metti le piante davanti. Che c'ho fake. Ed eccoci arrivati al faro. Mi sa che è un po' da ristrutturare, E guardate che collinetta, wow, che crepe però. E se provassi a salire, diciamo che sono stati abbastanza chiari sul fatto che di qua non si passa. Che cos'erano questi? Lavandini? E qui il faro in tutta la sua interezza, si fa per dire. Drone time! Do Faial eu vou flutuar. Montanhas e mar me fazem sonhar. Caminho na praia, sinto o vento. É um paraíso em cada momento. As hortênsias ao vento a dançar. Na caldeira o céu parece tocar. Cores vibrantes em cada olhar. Faial é sonho pra sempre ficar. Ilha mágica cheia de luz. Entre flores e ondas mi seducono. Drone è tornato a casa. E niente, dai, torniamo alla base, direi. È stata una gita carina.